Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Crysvita Chiovachirin SRL. Ultimo aggiornamento, 7 febbraio 2022. Cos'ha Crysvita? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Crysvita durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'ha Crysvita? Crysvita ha un farmaco a base del principio attivo Durosumab, appartenente alla categoria degli farmaci che agiscono sulla struttura e sulla mineralizzazione ossee e nello specifico altri farmaci che agiscono sulla struttura e mineralizzazione ossee. È commercializzato in Italia dall'azienda Chiovachirin SRL. Crysvita può essere prescritto con ricetta RRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Confezioni: Crysvita 10 mg/ml 1 flaconcino, Crysvita 20 mg/ml 1 flaconcino, Crysvita 30 mg/ml 1 flaconcino. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Chiovachirin Holdings BV. Concessionario: Chiovachirin SRL. Ricetta: RRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Classe H. Principio attivo Durosumab. Gruppo terapeutico: farmaci che agiscono sulla struttura e sulla mineralizzazione ossee. Forma farmaceutica: soluzione. Indicazioni: Crysvita è indicato per il trattamento dell'ipofosfatemia X-linked, XLH, nei bambini e negli adolescenti di età compresa tra 1 e 17 anni con evidenza radiografica di malattia ossea, e negli adulti. Posologia: il trattamento deve essere iniziato da un medico esperto nella gestione dei pazienti con malattie metaboliche dell'osso. Posologia: l'assunzione di fosfato e analoghi della vitamina D attiva, ad esempio calcitriolo, per via orale deve essere interrotta 1 settimana prima dell'inizio del trattamento. La sostituzione o integrazione di vitamina D con forme inattive può essere iniziata o continuata secondo le linee guida locali, con monitoraggio dei livelli sierici di calcio e fosfato. All'inizio, la concentrazione sierica di fosfato a digiuno deve essere al di sotto dell'intervallo di riferimento per l'età, vedere paragrafo 4.3. Dosaggio nei bambini e negli adolescenti di età compresa tra 1 e 17 anni. La dose iniziale raccomandata nei bambini e negli adolescenti di età compresa tra 1 e 17 anni a 0,8 mg/kg di peso corporeo, somministrati ogni 2 settimane. Le dosi devono essere arrotondate ai 10 mg più vicini. La dose massima a 90 mg. Dopo l'inizio del trattamento con Durosumab, il fosfato sierico a digiuno deve essere misurato ogni 2 settimane per il primo mese di trattamento, ogni 4 settimane per i 2 mesi seguenti e successivamente come appropriato. Il fosfato sierico a digiuno deve essere misurato anche 4 settimane dopo un eventuale aggiustamento della dose. Se il fosfato sierico a digiuno rientra nell'intervallo di riferimento per l'età, deve essere mantenuta la stessa dose. Aumento della dose: se il fosfato sierico a digiuno è al di sotto dell'intervallo di riferimento per l'età, la dose può essere aumentata gradualmente di 0,4 mg/kg fino a una dose massima di 2,0 mg/kg, dose massima di 90 mg. Il fosfato sierico a digiuno deve essere misurato 4 settimane dopo l'aggiustamento della dose. La dose di Durosumab non deve essere aggiustata con una frequenza superiore a una volta ogni 4 settimane. Riduzione della dose: se il livello di fosfato sierico a digiuno è al di sopra dell'intervallo di riferimento per l'età, la dose successiva deve essere sospesa e tale livello deve essere nuovamente valutato entro 4 settimane. Il paziente deve avere un livello di fosfato sierico a digiuno inferiore all'intervallo di riferimento per l'età perché a copyright il trattamento con Durosumab possa essere ripreso a metà della dose precedente, arrotondando la quantità come descritto in precedenza. Conversione della dose all'età di 18 anni. Bambini e adolescenti di età compresa tra 1 e 17 anni devono essere trattati secondo le istruzioni per il dosaggio di cui sopra. All'età di 18 anni, il paziente deve passare alla dose per adulti e al regime posologico riportati nel seguito. Dosaggio negli adulti: la dose iniziale raccomandata negli adulti a 1,0 mg/kg di peso corporeo, arrotondata ai 10 mg più vicini fino a una dose massima di 90 mg, somministrati ogni 4 settimane.
Dopo l'inizio del trattamento con Burosumab, il fosfato sierico a digiuno deve essere misurato ogni 2 settimane per il primo mese di trattamento, ogni 4 settimane per i 2 mesi seguenti e successivamente come appropriato. Il fosfato sierico a digiuno deve essere misurato 2 settimane dopo la precedente dose di Burosumab. Se il fosfato sierico rientra nell'intervallo di normalità, si deve continuare con la stessa dose. Riduzione della dose. Se il livello di fosfato sierico è al di sopra del limite superiore dell'intervallo di normalità, la dose successiva deve essere sospesa e tale livello deve essere rivalutato entro 2 settimane. Il paziente deve avere un livello di fosfato sierico inferiore all'intervallo di normalità prima di riprendere il trattamento con Burosumab. Non appena il livello di fosfato sierico scende al di sotto dell'intervallo di normalità, il trattamento può essere ripreso a metà della dose iniziale fino a una dose massima di 40 mg ogni 4 settimane. Il livello di fosfato sierico deve essere nuovamente valutato 2 settimane dopo un cambio di dose. Tutti i pazienti, per ridurre il rischio di mineralizzazione ectopica, si raccomanda di perseguire un livello di fosfato sierico a digiuno entro l'estremità inferiore dell'intervallo di riferimento per l'età, vedere paragrafo 4.4. Dose saltata. Se necessario per ragioni pratiche, i trattamenti possono essere somministrati 3 giorni prima o dopo rispetto alla data di trattamento programmata. Se il paziente salta una dose, il trattamento con Burosumab deve essere ripreso non appena possibile alla dose prescritta. Popolazioni speciali. Compromissione renale. Burosumab non è stato studiato in pazienti con compromissione renale. Burosumab non deve essere somministrato a pazienti con malattia renale di grado severo in fase terminale, vedere paragrafo 4.3. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di Burosumab nei bambini di età inferiore a 1 anno non sono state stabilite in studi clinici. Anziani. I dati disponibili sui pazienti di età superiore a 65 anni sono limitati. Modo di somministrazione. Per uso sottocutaneo. Burosumab deve essere iniettato nella parte superiore del braccio, nell'addome, nei glutei o nella coscia. Il volume massimo di medicinale per sede di iniezione è 1,5 ml. Se si richiede PA di 1,5 ml in un dato giorno di somministrazione, il volume totale di medicinale deve essere diviso e somministrato in 2 o più diverse sedi di iniezione. Le sedi di iniezione devono essere alternate e attentamente monitorate per rilevare segni di potenziali reazioni, vedere paragrafo 4.4. Per istruzioni sulla manipolazione di Burosumab prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6. Per alcuni pazienti può essere idonea l'autosomministrazione o la somministrazione da parte della persona che li assiste. Quando non si prevedono immediate modifiche della dose, la somministrazione può essere eseguita da una persona che abbia ricevuto adeguate istruzioni sulle tecniche di iniezione. La prima dose autosomministrata dopo l'inizio del farmaco o una modifica della dose richiede la supervisione di un operatore sanitario. Il monitoraggio clinico del paziente, incluso il monitoraggio dei livelli di fosfato, deve proseguire come necessario e come indicato di seguito. Una sezione di AEUROS istruzioni per l'uso AEUROS dettagliate destinate al paziente è riportata alla fine del foglio illustrativo. Controindicazioni. Ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli excipienti elencati al paragrafo 6.1. Somministrazione concomitante con fosfato, analoghi della vitamina D attiva per via orale, vedere paragrafo 4.5. Fosfato sierico a digiuno superiore all'intervallo di normalità per l'età, a causa del rischio di iperfosfatemia, vedere paragrafo 4.4. Pazienti con compromissione renale severa o malattia renale in fase terminale. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Tracciabilità. Al fine di migliorare la tracciabilità dei medicinali biologici, il nome e il numero di lotto del medicinale somministrato devono essere chiaramente registrati nella cartella clinica del paziente. Mineralizzazione ectopica. Mineralizzazione, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. La somministrazione concomitante di Burosumab con fosfato e analoghi della vitamina D attiva per via orale è controindicata, perché copyright può causare un aumento del rischio di iperfosfatemia e ipercalcemia, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Crisvita durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Crisvita durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. I dati relativi all'uso di Burosumab in donne in gravidanza non esistono o sono in numero limitato. Gli studi sugli animali hanno mostrato una tossicità riproduttiva, vedere paragrafo 5.3. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Borusumab può alterare lievemente la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Dopo la somministrazione di Borusumab può verificarsi capogiro. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Le reazioni avverse al farmaco PA comunemente segnalate, 10%, nei pazienti pediatrici trattati per un periodo fino a 64 settimane durante gli studi clinici sono, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non vi è esperienza di sovradosaggio con Borusumab. Borusumab è stato somministrato in sperimentazioni cliniche pediatriche senza tossicità limitante il dosaggio, utilizzando dosi fino a 2,0 mg/kg di peso corporeo, con una dose massima di 90 mg ogni 2 settimane. Nelle sperimentazioni cliniche condotte negli adulti non è stata osservata tossicità limitante il dosaggio, utilizzando dosi fino a 1,0 mg/kg o una dose massima totale di 128 mg ogni 4 settimane. Gestione. In caso di sovradosaggio, si raccomanda di interrompere il trattamento con Borusumab e di monitorare la risposta biochimica. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Farmaci per il trattamento delle malattie delle ossa, altri farmaci che agiscono su struttura ossea e mineralizzazione, codice ATC, M05DX05. Meccanismo d'azione. Borusumab ha un anticorpo monoclonale ricombinante, proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. L'assorbimento di Borusumab dalle sedi di iniezione sottocutanea alla circolazione sanguigna è quasi completo. Dopo la somministrazione sottocutanea, il tempo mediano al raggiungimento delle concentrazioni sieriche massime, Tmax, di, dati preclinici di sicurezza. Reazioni avverse negli studi preclinici con animali normali sono state osservate a esposizioni che hanno prodotto una concentrazione sierica di fosfato superiore ai limiti della norma. Tali effetti erano coerenti. Elenco degli eccipienti: L-istidina, disorbitolo e 420, polisorbato 80, L-metionina, acido cloridrico, 10%, per l'aggiustamento del pH, acqua per preparazioni iniettabili. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.